Nancy Kerrigan è stata una pattinatrice americana, nata il 13 ottobre 1969 a Woburn, nel Massachusetts, da una famiglia non benestante, tanto che il padre, saldatore di professione, spesso si trovò a fare 3 lavori per finanziare la carriera sportiva della figlia. Nancy si metterà in luce a livello nazionale, in occasione dei campionati statunitensi del 1987, dove si piazzerà al 4° posto nella categoria junior. L'anno seguente debutterà nella categoria maggiore, arrivando 12ª, 5ª nel 1989 e 4ª nel 1990. Nel 1991 si piazzerà 3ª ai campionati nazionali statunitensi, in un podio per la prima volta nella storia del pattinaggio su ghiaccio, tutto americano, qualificandosi così per i mondiali, dove conquisterà la medaglia di bronzo. La notorietà per Nancy Kerrigan giungerà tuttavia per questioni extrasportive. Il 6 gennaio 1994, al termine di una sessione di allenamento in preparazione dei Giochi Olimpici di Lillehammer, l'atleta verrà raggiunta da un uomo, mentre sta rilasciando un'intervista, che la colpirà violentemente al ginocchio destro con una sbarra di metallo. I don't know, some hard black stick. Something really hard. Help me. We're gonna get you to the training L'aggressore verrà successivamente identificato in Shane Shant, che si scoprirà essere stato assoldato da Jeff Gillooly, marito di Tonya Harding, connazionale e rivale sportiva della Kerrigan. Le ferite riportate al ginocchio impediranno a Nancy Kerrigan di partecipare ai campionati e, in pratica, di avere la possibilità di qualificarsi per le Olimpiadi di Lillehammer. Non avendo partecipato ai campionati nazionali, vinti dalla Harding, Nancy Kerrigan non sarà ammessa alla rassegna olimpica. Tuttavia, dopo aver dimostrato di essersi ripresa dalle conseguenze dell'aggressione, la federazione le concederà la possibilità di gareggiare, facendole prendere il posto di una connazionale, giunta seconda ai campionati statunitensi. In seguito a questo episodio la federazione americana proverà in ogni modo a escludere Tonya Harding dai giochi, ma a seguito della minaccia dell'atleta di intentare una causa milionaria, sarà costretta a convocare la pattinatrice. Entrambe parteciperanno così ai Giochi Olimpici di Lillehammer del 1994. Nel corso del suo programma libero, la Harding si presentò all'ultimo minuto, sbagliando completamente il primo salto della sua esibizione. Per questo si avvicinò in lacrime alla postazione dei giudici, chiedendo di poter riprendere l'esercizio, sbagliato a causa di un laccio rotto in uno dei pattini. Al rientro si esibì in maniera ottimale, ma i giudici la punirono comunque, facendola classificare solamente all'8° posto, mentre la Kerrigan si piazzerà terza. Accertate le responsabilità della Harding nell'aggressione, la federazione statunitense la squalificherà a vita, dichiarandola persona non gradita. Nel 1994 Tonya Harding accettò di pagare un'ingente multa di $160.000 per evitare il processo, continuando tuttavia a dichiarare la propria estraneità all'ideazione dell'aggressione, anche se ammise successivamente di aver sentito il consorte parlarne. Il marito della Harding, Jeff Gillooly, venne condannato a 24 mesi di reclusione come il principale ideatore dell'aggressione.
Finì in prigione anche Shane Stant, l'aggressore che colpì la Kerrigan.